Ciao a tutti, in questo nuovo video andremo a vedere le funzionalità HDR che ci mette a disposizione Intuitive. Per accederci dovremo premere sul tasto menu in alto nell'interfaccia di Intuitive, scendere fino alla voce HDR e premendoci sopra accederemo alla pagina dedicata. In questo video non spiegheremo che cos'è l'HDR, ma andremo a capire che tipo di scatti servono ad Intuitive per creare questa alta gamma dinamica. In particolare noi andremo a vedere l'HDR con metodo media aritmetica, l'HDR sviluppato automaticamente con le maschere di luminanza manuali per le fotografie notturne e lo stesso per le fotografie diurne. Andremo inoltre a vedere anche l'utilizzo dei tasti Prepara RAW. Dovremo quindi realizzare una serie di fotografie sul campo diversificate per fotografia notturna o per fotografia diurna. Per la fotografia diurna normalmente si fa una fotografia secondo quello che ci dice l'esposimetro della macchina fotografica. Dopodiché dovremo fare una o due fotografie sovraesposte e anche una o due fotografie sottoesposte, in modo da avere sia schiarite le ombre sia recuperate le alte luci. Questa sequenza normalmente la si realizza cambiando solamente il tempo di scatto e lasciando invariati quindi il diaframma e gli ISO. Andiamo a vedere un esempio pratico di fotografie realizzate sul campo per la fotografia HDR diurna. In questo caso abbiamo 5 fotografie fatte in sequenza dove tutte quante differiscono solo per tempo di scatto, quindi ne avremo un paio molto chiare, una realizzata secondo l'esposimetro, quindi la fotografia base canonica, e due fotografie sottoesposte. Per la fotografia notturna invece sempre saranno tenuti uguali il diaframma e gli ISO e sempre sarà variato solamente il tempo di scatto. La grossa differenza sta nel fatto che la prima fotografia, quella che noi andremo a fare a parametro 0 secondo esposimetro, sarà la primissima. Dopodiché noi dovremo fare solo una sequenza di fotografie per recuperare le alte luci, che possono essere, come nella fotografia qua di esempio, il lampione nell'angolo in alto a destra, più i riflessi sulle pareti che possono andare a essere troppo marcati. Andiamo a vedere degli esempi per capirlo meglio. Qua abbiamo una sequenza di fotografie che sono state realizzate in questa maniera qua, dove la prima è molto chiara e se andiamo a vedere la sequenza man mano si va a scurire fino ad avere le ultime dedicate solamente alle alte luci, e quindi tutta una serie di fotografie di questo genere. Andiamo ad editare ora le nostre fotografie. Allora, la media aritmetica è il metodo più semplice. Io la consiglio assolutamente per le fotografie notturne, come è riportato qua sul tasto. Quindi andando a premere il tasto si aprirà la nostra finestra di carica a livelli e premendo sul tasto sfoglia andremo a scegliere le fotografie da andare a fondere insieme. Potremmo farlo sia su fotografie JPEG, sia su fotografie TIFF, sia su fotografie RAW. Il mio consiglio è quello di andare ad utilizzare la media aritmetica per fondere fotografie TIFF o JPEG, quindi fotografie già sviluppate singolarmente, piuttosto che farlo sui RAW. Ciò nonostante non va a creare grossissimi problemi neanche sul RAW e va ad agire molto bene anche su quest'ultimo tipo di file. Così come anche l'HDR a metodo manuale con le maschere di luminanza. Lo si può realizzare sia coi TIFF, sia coi JPEG, sia coi file RAW. Riprendendo da dove eravamo rimasti, andiamo a provare una fusione quindi di HDR e media aritmetica su alcuni file RAW. Ecco, il numero di scatti da portare a casa per la media aritmetica è indifferente, quindi noi potremo scegliere quanti tipi di scatti realizzare. Diciamo che il mio consiglio è non esagerare, portiamone a casa tra i 4 e i 6 in maniera ideale, così come lo stesso numero è consigliabile per l'HDR con le maschere di luminanza. Selezioniamo questi scatti, nell'esempio sono 6, e andiamo a premere OK. Il software lavorerà in maniera indipendente fino a darci il lavoro finale. Possiamo vedere come sono state recuperate le luci qua del lampione
e anche i riflessi contro le pareti e nelle altre zone rispetto alla fotografia iniziale. Vedete come si può anche andare a leggere la scritta che nella fotografia iniziale non era leggibile. Andiamo a vedere ora una fusione con il metodo manuale notturno, quindi anche in questo caso normalmente creare tra le 6 e le 4 foto andando a scalare il tempo di scatto per andare man mano a scurire queste fotografie. Quindi io normalmente quello che faccio è realizzare tra le 5 e le 6 foto partendo dalla prima fotografia a 30 secondi, ISO 100, quindi ISO molto bassi e il diaframma più o meno chiuso in base alla zona dove ci troviamo. Se è molto luminosa un diaframma un pochettino più chiuso, se la zona è molto buia il diaframma un pochettino più aperto, in modo da avere i miei 30 secondi di scatto. Dopodiché vado a dimezzare i tempi di scatto per andare a sottrarre luce, quindi normalmente io parto da 30 secondi la prima fotografia, 15 secondi la seconda fotografia, 7 secondi la terza fotografia e via dicendo, fino ad avere una fotografia all'ultimo posto molto scura, dove vado a recuperare solamente le lampadine e le alte luci della fotografia. Prima di procedere all'unione degli scatti andiamo a spiegare bene l'interfaccia che abbiamo di fronte. Quindi su carica foto andiamo a scegliere le fotografie da andare a editare. Intuitive andrà a lavorare tra le 4 e le 7 fotografie, quindi i numeri che sono riportati qua sui tasti saranno il numero di fotografie che noi dovremmo andare a caricare nell'interfaccia, quindi 6 oppure 4 oppure 5 oppure 7. Altri numeri di fotografie l'interfaccia non lavorerà, quindi devo scegliere la quantità di scatti che ho realizzato sul campo e andare a inserire questa numerazione. Quindi se io ho 6 scatti, io dovrò andare a premere carica foto. Una volta caricate da Intuitive sotto forma di livelli preparati per essere poi fusi insieme, a me basterà premere HDR 6, quindi 6 per 6 fotografie. Le stelline stanno a indicare la fotografia notturna, vedete che qua in quella diurna non sono presenti le stelline, quindi i numeri senza stelline si riferiscono al diurno, le stelline si riferiscono al notturno e il numero di fianco ad HDR si riferisce appunto al numero di scatti che noi siamo andati a realizzare sul campo. HDR4 saranno 4 scatti, HDR5 saranno 5 scatti, HDR7 saranno 7 scatti. Nella stessa identica maniera sarà l'HDR metodo manuale con le maschere di luminanza per la fotografia diurna. HDR5 5 scatti, HDR9 9 scatti e via dicendo per gli altri. Uguale sarà la maniera di ragionamento del prepara RAW. Vedete? HDR3, HDR7, HDR9, HDR5 con le stelline. Questi tipi di tasti si riferiscono appunto al numero di scatti che noi stiamo facendo sul campo e alla tipologia, quelli con le stelline alla fotografia notturna, quelli senza stelline alla fotografia diurna. Andiamo ora a provare, quindi carica foto, si aprirà la nostra finestrella del carica livelli, andremo a scegliere le fotografie che vogliamo unire. In questo caso nel nostro esempio sono 5 fotografie, premiamo ok, dopodiché Intuitive andrà a porle su livelli in maniera ragionata, ovvero andrà a rinominarle e le metterà nell'ordine corretto per essere fuse. Attenzione che c'è una piccola nota a cui dobbiamo fare attenzione, ovvero che il livello Intuitive HDR1 sia il livello più basso e sia anche il livello più luminoso, come riportato qua nella nota. Se HDR1 non sarà il più luminoso o sarà posto in un'altra posizione dei livelli, l'azione automatica di Intuitive non funzionerà o lavorerà in maniera non corretta. Quindi ci vengono in aiuto i tasti rinomina o inverti livelli, quindi se inverto i livelli posso andarli appunto ad invertire e con rinomina andiamo a rinominarli. L'importante è che se io mi trovo con una posizione di questo genere dove HDR5 è quello più luminoso, noi dovremmo andare a fare un rinomina, richiamarlo HDR1 e invertire i livelli. Se gli scatti sul campo saranno stati realizzati in ordine dal più luminoso al più scuro, sarà già tutto pronto per andare a editare, ovvero andare a premere il pulsante successivo. Se noi faremo in maniera diversa
questi scatti sul campo, allora saremo noi a ordinare personalmente. Una volta che abbiamo le nostre fotografie ordinate correttamente, possiamo andare a premere il tasto Prepara RAW. Perché? Perché queste fotografie, come abbiamo visto all'inizio, erano degli scatti in RAW, quindi ci viene in aiuto questa sezione qua. Nel nostro caso qua nell'esempio sono 5 fotografie, 5 livelli, e dovrò adoperare il tasto HDR5 con le stelline, perché si tratta di fotografie realizzate in orario notturno. Andando a premere su HDR5 notturno, Intuitive andrà a preparare gli scatti per essere fusi nella miglior maniera possibile. Fatto questo, mi basterà andare a premere HDR5. In un attimo vedete come va a realizzare il nostro HDR. Ci va a recuperare molto bene le alte luci dei lampioni. Andiamo a rivedere l'esempio iniziale, vedete come era molto luminoso e nel nostro risultato finale come è recuperato molto bene. Questo era l'esempio su delle fotografie scattate direttamente in RAW. Ora andiamo a fare un esempio di sviluppo manuale con le maschere di luminanza automatiche su fotografie TIFF oppure anche JPEG. Io nell'esempio qua ho realizzato i RAW sul campo, dopodiché a casa in fase di sviluppo su Camera Raw oppure su Adobe Lightroom sono andato a sviluppare i singoli scatti in modo da tirar fuori il meglio da ognuno. Andiamo quindi a ripremere carica foto. Nella nostra finestra andiamo a ricercare gli scatti che ci interessano, sono questi, andiamo a selezionarli, 5 per esempio, ok. Vediamo come ce li pone su livelli, il primo era chiaro e l'ultimo era scuro, quindi l'ordine su livelli rimane corretto. Ripeto che il livello più basso deve essere HDR1 e deve essere anche quello più luminoso. Evito di premere il tasto Prepara RAW perché li ho già sviluppati in maniera indipendente su Camera Raw e vado a premere direttamente HDR5 perché sono 5 livelli per la fotografia notturna. Una volta premuto vedete come va a recuperare rispetto allo scatto iniziale che era questo. Vedete che sui livelli, come nel caso precedente, ci dà le maschere di luminanza. Queste maschere di luminanza noi possiamo andarle a personalizzare liberamente e normalmente le ultime due sono quelle che potrebbero creare qualche problema in alcune fotografie. Potremmo andare tranquillamente nel menu, nella home page, e qua nella sezione dei cursori dei pennelli potremo personalizzare queste maschere di luminanza. Potremmo agire sulla densità e sull'opacità. Se io vado su questa, guardate cosa succede andando a premere sull'opacità, portandola a metà, vedete come va leggermente a cambiare. Posso ammorbidire la maschera di luminanza dell'ultimo livello, oppure posso lasciarla completamente piena e andare a modificare la densità o da una parte o dall'altra. Ora andremo a fare un esempio sulla fotografia diurna, sempre con il metodo manuale, con le maschere di luminanza. Il mio consiglio è o di utilizzare l'HDR metodo classico oppure quello a maschere di luminanza. Anche qua possiamo scegliere tra 5, 3, 7 e 9 fotografie e una volta premuto su carica foto possiamo andare a cercarle all'interno delle nostre cartelle. Le andiamo a caricare e una volta caricate Intuitive ce le metterà su livelli. Piccola nota, ci serve l'HDR1 che sia il più basso e il più luminoso. In questa maniera qua vedete che quello più luminoso rimane HDR5, poi abbiamo quelli più scuri e quello di mezzo è HDR1. Quindi in questo caso noi dobbiamo andarli a ordinare manualmente. L'HDR1 lo porto in mezzo perché nella sequenza di scatti abbiamo chiaro chiaro, medio, scuro e molto scuro. Una volta che li ho ordinati vado a fare rinomina. In questo modo su rinomina lui mi darà HDR1 qua in alto, tutti gli altri in sequenza. Ora posso andarli a invertire. Mi ritrovo HDR1 come più basso e più luminoso e gli altri in sequenza. Mi raccomando, ricordatevi questa cosa e applicatela, se no Intuitive sbaglierà. Una volta che ci siamo assicurati dell'ordine dei livelli, decidiamo se andare ad utilizzare il Prepara RAW.
il nostro scatto iniziale era un RAW, quindi possiamo tranquillamente utilizzarlo. In questo caso sono 5 livelli, quindi vado su HDR5, privo di stelline perché è fotografia diurna. Ci premo sopra, andrà ad aprire un po' le ombre, andrà a recuperare le luci, ci darà un file che sarà il miglior file possibile per essere editato. Possiamo ora andare a premere su HDR5, ricordiamo che il numero di fianco ad HDR si riferisce al numero dei livelli che abbiamo scattato e che abbiamo su Photoshop. Una volta premuto ci darà le maschere di luminanza per la nostra lavorazione successiva manuale. Ecco qua il nostro HDR, vedete che qua ci sono le maschere di luminanza che, come abbiamo visto nella fotografia notturna prima di questa, possiamo anche in questo caso andarle a editare sia per opacità oppure la sfumatura. Una volta ottenuto il risultato che più ci piace, possiamo fare unisci livelli e successivamente finalizzare in camera RAW.